Allora, ritornando all'argomento, appunto, la questione delle fonti orali, la revisione storiografica, cioè di questa metodologia, la revisione da parte degli storici di questa metodologia dall'epoca degli anni 60 ad oggi, in controtendenza invece la diffusione sempre più forte di memorie sulla questione appunto del sterminio degli ebrei. Per esempio in Italia il libro di Shlomo Venezia, che con un certo ritardo insomma si è ricordato a un certo punto di come funzionavano le camere a gas, eccetera eccetera, no? Ora quindi le fonti orali da sole non bastano, occorre sempre un riscontro anche documentale, perché il rischio è anche quello o che la memoria venga tradita dal livello di emozionalità, diciamo che tutta la questione, pensate appunto alle polemiche, alla violenza con cui delle volte si dibatte o meglio non si dibatte su queste questioni, oppure addirittura di falsificatori. Questo è un articolo che dovreste avere in fotocopia di Repubblica, quindi insomma un quotidiano sicuramente al di sopra di ogni sospetto per questo tipo di argomenti, del 12 maggio 2005, in cui si dice nel titolo: Spagna era un impostore il simbolo dei deportati. Quando arrivavamo ai campi di concentramento su quei treni infetti, vagoni per il bestiame, venivamo vendati, i loro cani ci mordevano, ci abbagliavano i loro fari, ci gridavano in tedesco link, rex, sinistra, destra. Noi non capivamo niente, non capivano niente, potevamo stare la vita, eccetera, eccetera. E poi prosegue: Enric Marco, 84 anni dichiarati, chissà se è vera, se la sua vera età, parlava così nel gennaio scorso davanti alle Cortes di Madrid durante un atto di memoria delle vittime dell'olocausto. Parole commoventi ancora una volta del più noto fra i reduci spagnoli dei campi di concentramento nazisti. Ma la sua storia era pura fantasia. Il presidente dell'associazione Amical de Mauthausen, che riunisce tutti gli ex deportati spagnoli, era un impostore. Nelle più di 100 conferenze che pronunciava ogni anno nelle scuole di tutto il paese, raccontava come proprio un'esperienza vissuta tragicamente da altri. Il numero era deportato, 6-4-4-8, era un'altra beffa che propinava le decine di intervistatori che lo interpellavano, e insomma era un imbroglione. Quindi può anche capitare questo, e quindi il giornalista professionale o lo storico deve stare attento appunto a queste memorie che vengono fuori in un'epoca in cui il dibattito sulla questione è accesa per motivi extra storiografici, per motivi essenzialmente politici. Del resto la questione della veridicità del documento o della prova storica è una questione che attraversa tutta la questione della seconda guerra mondiale e in particolare la questione affrontata nel tribunale di Nuremberg. Per fare un esempio, qui c'è in questa pagina che tratta da una rivista revisionista, questa Revue d'Histoire revisioniste, un titolo che a me non piace affatto, perché il revisionismo, contrariamente appunto alla setta revisionista, non è che è un'etichetta, una tessera, io voglio essere revisionista, è consustanziale, è dentro il problema dello storico. Il problema dello storico fa ricerca, scopre nuovi documenti e allora, se sono nuovi, se dicono qualcosa di nuovo, propone una revisione storiografica, ma se no non è un obbligo, no? Però questo documento che viene presentato è comunque interessante, ovviamente va vagliato con attenzione. Qual è la tesi? Che il settimanale americano, la rivista americana Life, ha pubblicato l'11 giugno 1945 la foto di 3 soldati tedeschi fucilati, lo dice la didascalia di questa rivista, e questo è il disegno che sarebbe stata la memoria di Simon Wiesenthal, il famoso cacciatore dei nazisti, con riferimento invece all'uccisione di vittime appunto dell'olocausto, ebrei. Allora è chiaro che
le due immagini, cioè queste immagini con queste sono praticamente uguali. Ovviamente quando io ho letto questa cosa, la cosa mi ha colpito, ma ancora dovrei fare la mia ricerca, cioè andare a scovare, perché io sono, anche se poi delle opinioni che esprimo con certezza quando raggiungo un punto che secondo me è quello, non do la patente di certezza a una persona che magari mi dà fiducia su un argomento ma non su un altro. Bisogna sempre dubitare, non dubitare in eterno, per cui uno insomma, alla fine diventa una persona che non conclude mai. Ma qui bisognerebbe andare a vedere live di quell'epoca, se esistono queste foto, se si riferiscono a dei soldati effettivamente tedeschi, e quindi andare avanti appunto e verificare questa cosa, no? Però già il fatto che io vi mostro queste immagini vuol dire che esiste anche un problema con riferimento alle foto, perché appunto è un problema di grande spessore. Credo che ce ne siano anche altre. Comunque è stato pubblicato un libricino da Carlo Mattonio, che è uno storico appunto revisionista, autore di tanti libri sulla questione appunto della Shoah, è uno che appunto non crede al dogma dell'olocausto, alla verità ufficiale, che fra l'altro io avevo invitato qui a Teramo, ma insomma ha rifiutato di venire quest'anno, ha rifiutato di venire appunto perché preferisce non essere a rischio di polemiche, anche se poi le sue cose le scrive. E questo libricino sono pubblicate una serie di foto che effettivamente paiono dei falsi fotografici. Del resto questa non è una cosa nuova. Se avete seguito alcuni servizi giornalistici però diversi anni fa, per esempio sulla guerra civile spagnola, quella famosa foto del miliziano che muore, no? È uscito fuori che il fotografo aveva chiesto a un miliziano vivo: fai finta di morire, e l'ha fotografato. Questo è anche normale, il fotografo appunto ha anche queste furbizie. Il fotografo addirittura che filmò i cadaveri della strage presunta di Ceausescu, no? Poi è venuto fuori, questo dopo 2 giorni, non dopo 50 anni, che in realtà li aveva fatti tirare fuori dall'obitorio, e nei giorni caldi che avevano preceduto la fucilazione di Ceausescu, proprio sull'onda di questo evento traumatico che aveva colpito l'opinione pubblica, appunto aveva tirato fuori questa storia fasulla. Quindi bisogna sempre stare, voglio dire una battuta, in campana, perché le falsificazioni possono venire da tutte le parti. Bisogna sempre dubitare, studiare con serietà, accertare i fatti e dopodiché sulla base di quelli elaborare una propria teoria. Detto questo, è aggiunto anche che a mio avviso la divisione, la differenza che spesso si fa tra verità giuridica e verità storica non è tanto vera. Diciamo che poi le finalità dell'uso di questa verità sono diverse. Per lo storico si tratta di accertare tutti i fatti, di studiare, per il giudice o il pubblico ministero di incolpare, assolvere una persona, però la verità è unica. Noi viviamo in un'epoca invece in cui si pretende di relativizzare tutto, anche la verità dei fatti storici, e questa cosa è sbagliata. Detto questo, quali sono i punti che caratterizzano la querela, la grande polemica sulla questione della Shoah? Sono 3. La essenzialmente, poi ci sono tanti altri aspetti secondari, la pianificazione dello sterminio degli ebrei da parte dei nazisti, la questione dell'esistenza o meno delle camere a gas, quindi la pianificazione o meno dello sterminio degli ebrei, la questione delle camere a gas e la questione delle cifre, e sono sempre le stesse storie. Quanti sono i morti uccisi da appunto Saddam Hussein, quante sono le vittime della guerra civile fra Hutu e Tutsi nel Ruanda, quante sono le vittime dell'annessione del sud dell'Italia da parte dei piemontesi, e qui ogni volta che si vanno fuori da alcune cifre è chiaro che il problema è anche di passionalità politica
e di paura di vedere sminuito un ruolo, una verità acquisita da parte di chi vuole essere assolutamente vittima, di chi chiede un risarcimento danni e così via. No? Quindi la questione dei 6 milioni di ebrei, che è una cifra ufficiale, insomma, ormai ampiamente messa in discussione, ma che comunque ancora sui giornali, quando si parla, si vuole accentuare la drammaticità dell'evento della Shoah, si ricorda appunto questa cifra. Allora, pianificazione dello sterminio. Innanzitutto ci sono una serie di punti che riguardano questa questione. Una è il termine utilizzato, una esatta traduzione del termine eine Endlosung, che vuol dire soluzione finale, se a questo termine va o non va aggiunta l'attributo territoriale, perché la tesi dei revisionisti della questione dello Shoah è quella che la soluzione finale non era affatto all'origine negli anni 30, alcuni addirittura risalgono all'infanzia, ai traumi psicologici di Hitler, insomma queste sono tutte affermazioni un po'... no, qui il problema quantomeno è vedere dal 33 fino al 42-43 che cosa è successo. Appunto, mentre gli sterminazionisti dicono che c'è una pianificazione di questo sterminio da parte del nazismo, i revisionisti, fra gli altri Carlo Mattonio, in un dibattito che fece sul marxismo oggi, anno 95, c'era anche un intervento del filosofo Domenico Rosuto e una risposta di Alberto Burgio, anche lui filosofo, credo storico, insomma comunque espressamente legato alla comunità ebraica, perché firmava alcuni appelli appunto di questa comunità ebraica contro l'università inglesi, o forse un solo appello. Appunto in questo dossier Carlo Antonio ricordava come appunto soluzione finale era una soluzione finale territoriale, ovviamente un fatto orribile, una pulizia etnica di massa, per cui gli ebrei tedeschi che avrebbero avuto una posizione dominante nell'epoca del nazismo, controllavano le banche, l'economia eccetera, venivano mandati via dal paese. Secondo alcuni storici e revisionisti molto attenti a questi distinguo, addirittura nella presa di posizione vera e propria dei tedeschi c'era una clausola, cioè noi vi mandiamo via gli ebrei, voi prendiamo a voi, ma basta che ci promettete che non vadano a finire appunto in Palestina. Ci sarebbe stata questa presa di posizione, vai a sapere quanto poi effettivamente, al di là dell'espressione verbale, questo aveva un seguito di controllo da parte delle stesse autorità tedesche del destino ultimo di quelli che venivano espulsi dalla Germania. Comunque sarebbe stata appunto una soluzione finale territoriale, e questo sottolinea Carlo Antonio. In quel dibattito sul marxismo oggi del 95, dossier appunto sul revisionismo, a più voci, Burgio risponde: noi parliamo del revisionismo, ma non parliamo con i revisionisti, quindi non gli ha risposto, e ha chiuso il discorso perché con i revisionisti il professor Burgio, storico, non deve parlare. Ora, la questione io non l'ho mai affrontata personalmente, io l'abito queste cose, mi è capitato però di fare un paio di piccole ricerche, cioè delle ricerche poi finalizzate ad altre cose, e ho incrociato un paio di testimonianze. Ecco, sulla pianificazione dello sterminio. E cioè un articolo, cioè un documento che ho trovato nell'archivio storico di Catania, in cui c'è una lettera di un funzionario fascista ad un altro funzionario di un'autorità locale, appunto a un ufficio centrale italiano, in cui si parla di, virgolette, un'organizzazione assistita e finanziata dallo Stato germanico che provvederebbe all'espatrio dal Reich degli ebrei che ancora si trovano nelle province extra-austriache, specialmente a Viena. Il documento è datato
5 marzo 1942, ed è una piccola spia comunque di qualcosa che esisteva, e che tra l'altro è stato confortata, questa verità. No, non la trovate lì, è un articolo pubblicato sulla Sicilia, però la fotocopia rimane è questo, poi dopo facciamo la fotocopia, in cui trascrivo appunto questo documento, ed è confortata da ormai una letteratura abbastanza ampia che ha messo in luce dai tempi da Nathan Weinstock, Storia del sionismo, fino ai lavori più recenti, di un'alleanza anche tattica fra sionisti e nazisti, appunto, che prevedeva la convergenza di due obiettivi antagonisti, perché al centro c'era la questione ebraica, ma convergenti sul destino finale, perché i nazisti volevano espellere gli ebrei e i sionisti avevano tutta la necessità, proprio per andare verso la costruzione di uno Stato, ovviamente doveva avere una base di massa abbastanza estesa, di una Palestina che era ben abitata, contrariamente alla propaganda ufficiale sionista, un popolo senza terra, cioè una terra senza popolo, un popolo senza terra. E quindi è assolutamente credibile quanto appunto io stesso ho ritrovato in un documento, ripeto, del 5 marzo 42, quindi la soluzione finale qui appare essere la soluzione finale appunto territoriale e non la distruzione fisica, l'annientamento fisico degli ebrei. E poi abbiamo per esempio in questo libro Antico Nuovo Israele di Fabio della Seta, uno studioso ebreo. Il libro è datato appunto non edizioni RAI della radio italiana 1959, quindi siamo in un'epoca in cui la polemica sulla questione cioè tutto quello che è oggi, dovete stare attenti, è qualcosa che si riferisce più agli ultimi anni, appunto Sergio Romano che dice a un certo punto c'è stata una crescita esponenziale della questione, una memoria ingigantita oltre misura, e forse alcune volte inventata, ma all'epoca non esisteva, per cui questo autore in una nota può scrivere la spiegazione dello sterminio. Si tratta di Fabio della Seta, Articolo Nuovo Israele, con prefazione di Arturo Carlo Ievolo, edizione radio italiana. La spiegazione dello sterminio della popolazione ebraica europea costituisce forse il maggior problema tra quanti la storiografia della seconda guerra mondiale è chiamata a risolvere. La tesi sopra prospettata è quella esposta, con singolare dovizia di documentazione da Reitlinger, The Final Solution, The Attempt to Exterminate the Jews of Europe, London 1953. Diciamo che accanto alla tesi, così all'approccio di Fabio della Seta, studioso ebreo, c'era ovviamente già allora, per adesso c'era stato il processo in Norimberga, la tesi sterminazionista. È quella che dà ragione del maggior numero di particolari attinenti alla tecnica del massacro e che più razionalmente colloca il mostruoso fenomeno nella storia politica, economica e sociale della prima metà del nostro secolo, il quale, lo si voglia o no, come predetto da Mussolini, ma vogliamo augurarci in senso diverso da quello da lui auspicato, sarà tramandato nel ricordo come il secolo del fascismo. In realtà poi è diventato il secolo della violenza. Questo libro del 59, sono trascorsi altri 40 anni. Poi cita Leon Poliakov, breviario dell'odio, il terzo Reich degli ebrei, Parigi 1951, e poi in una nota molto lunga che prosegue le pagine successive, scrive: parla delle persecuzioni in Germania subite dagli ebrei, ma poi dice: il massacro in loco appariva suscettibile di accendere pericolose reazioni fra le popolazioni occupate. Inoltre si deve rimarcare che le grandi deportazioni e i massacri scientificamente organizzati ebbero inizio quando la vittoria della Wehrmacht non apparve più così sicura e immediata come in principio, ed ebbero una loro precisa funzione per il rafforzamento del fronte interno e una suddivisione generalizzata al massimo delle responsabilità. Preziosa al riguardo la missione contenuta in un passo del diario di Goebbels in data 2 marzo 1943.
Noi siamo in particolare talmente impegnati nel problema ebraico che ci è ormai impossibile tirarci indietro, tanto meglio. Un movimento e un popolo che hanno tagliato i ponti dietro le loro spalle combattono con molta maggior energia. L'esperienza lo prova di quello che hanno ancora la possibilità di una ritirata. Per concludere, continua Fabio della Seta, almeno in via provvisoria la discussione di un problema tuttora aperto a quanti nel futuro potranno esaminarlo con maggiore abbondanza di documentazione e soprattutto con maggiore serenità. Non sembra quasi in nessun momento che la psicopatia nazista abbia cessato di essere strumento consapevole di politica di oppressione, quantomeno in nessun momento le classi dirigenti tedesche si fecero lo scrupolo di valersi per i loro propri fini della lucida follia di Hitler e dei suoi seguaci, la quale conclusione, dopo tutto, comporta la più misera conseguenza di ricondurre perfino gli eccessi più incongruenti al metro di una ragione storica umana, che è però l'unica strada aperta di una giustizia nel senso comunemente intesa e a una prevenzione per il domani, che non si voglia più minacciato da aberranti e responsabili manifestazioni di criminalità. Quindi della Seta accetta la tesi di una inerenza assoluta dello sterminio degli ebrei nella follia hitleriana, ma avverte, sulla base della evoluzione, come dire, cronologica, che deportazioni e massacri scientificamente organizzati ebbero inizio sul finire della guerra, quando cioè la vittoria tedesca ormai era in aperta crisi, anzi si ben prefigurava la sua sconfitta, no? Quindi questo per quel che riguarda due documenti che mi è capitato di incontrare, diciamo uno d'archivio e l'altro un testo che ho letto anche per altri motivi, e per quel che riguarda la pianificazione dello sterminio comunque lunga è la serie di citazioni anche di autori che appunto sono sterminazionisti, nel senso che affermano lo sterminio, che in qualche modo delimitano questa certezza. Per esempio Leon Politic scrive: non è rimasto alcun documento, forse non è mai esistito, cioè non è mai stato trovato un documento ufficiale di un dirigente nazista, alto dirigente, se non forse qualche discorso però trascritto da testimoni che erano in realtà spie interne appunto al Reich, che riferivano di questi discorsi al di fuori del Reich ai servizi segreti occidentali o alle autorità di paesi come la Francia, l'Inghilterra o gli Stati Uniti. Fino appunto, questo è Leon Politic nel nazismo e lo sterminio degli ebrei, che riconosce appunto che non esistono documenti di questo tipo, mai è risultato fino ad oggi un documento di Hitler che dicesse sterminate tutti gli ebrei. Fino a Philip Burri nel 1989 e a Yehuda Bauer, per il quale, che appunto è uno storico ebreo, come dice anche il cognome, che denuncia come vigesse alla sua epoca nel suo libro la sciocca storia dei sedi storiche, che vuole che lo sterminio degli ebrei sia stato deciso appunto a origine dal nazismo, no? Per cui in questi autori vengono in qualche modo incontro alle tesi di Forisson e dei revisionisti, il quale Forisson appunto nella sua relazione al convegno di Teheran appunto li cita, li mette in serie e dice dunque quello che è stato detto qualche volta dallo stesso Hilbert, il principale storico appunto dello sterminio degli ebrei, che in una prima versione, in un primo lavoro da lui scritto, che Hitler avrebbe emesso un paio di ordini per lo sterminio degli ebrei, poi lo stesso Hilbert ed altri autori smentiscono questo dato, quindi non esiste alcun documento. Esiste invece sicuramente il problema della pulizia etnica, il quale ovviamente è un crimine, è qualcosa di terribile come ogni pulizia etnica, ma non è la pianificazione dello sterminio appunto di cui hanno parlato alcuni autori. L'altra questione è appunto la questione delle camere a gas. Allora sul sito ritrovate sicuramente
la conferenza che abbiamo, cioè l'intervista che abbiamo video registrato più a terra a Forisson, in cui Forisson fa un discorso di tipo tecnico, praticamente sostiene che l'edificio che viene mostrato ai turisti o ai visitatori, i ragazzi delle scuole appunto ad Auschwitz, in realtà è un edificio che non ha nessuna delle caratteristiche tecniche atte a essere stato nella guerra una camera a gas, perché qui si parla di un elemento chimico, il gas cianidrico Zyklon B, che comunque è accertato serviva per disinfestare i vestiti dei reclusi, dei deportati, ma che se utilizzato con il fine di gassare appunto le persone, i deportati, e nelle quantità previste e raccontate da Rudolf Hess al processo di Norimberga, insomma, sarebbe stato tecnicamente impossibile, anche perché lo Zyklon, come dimostra anche l'esempio delle camere a gas degli Stati Uniti, quelle appunto che ancora oggi esistono, come dire, crea una situazione di impossibilità di scollamento addirittura una volta che i cadaveri sono, cioè la gente è morta, fra un cadavere e l'altro, quindi perché appunto ha delle caratteristiche di collante anche una volta che si deposita e da gas diventa elemento invece solido, e oltretutto richiede un isolamento di quell'edificio presuntamente camera a gas appunto da parte del famoso Sonderkommando, cioè del comando addetto a trasportare i cadaveri dei morti nel forno crematorio, no? E quindi i tempi, la cifra fornita da Rudolf Hess, che mi pare fosse 2.000-3.000 persone al giorno, moltiplicata per i giorni eccetera eccetera, non torna assolutamente i conti, e in più le chiusure di questo edificio, di cui sicuramente trovate anche le foto sul sito, erano talmente precarie, porte di legno eccetera, che sarebbe stato impossibile appunto per gli stessi esecutori dell'assassinio e dello sterminio sopravvivere una volta appunto riversato il gas attraverso dei buchi che peraltro ricordano i indicatori dell'esistenza delle camere a gas, non risultano nell'unico edificio che sarebbe sopravvissuto appunto ad Auschwitz, praticamente non sarebbero sopravvissuti al loro stesso gesto omicida. Quindi tutta una serie di questioni assolutamente tecniche che bisogna dire Forisson svolge in modo assolutamente conseguenziale in quell'intervista, con sottotitoli in italiano, dove credo ci sia un errore di traduzione che non mi ricordo qual è, ma insomma in modo assolutamente conseguenziale, e bisogna dire lì per lì anche convincente, no? Allora, che cosa si dice invece dalle altre parti? Per esempio, per citare mentre a Norimberga durante il processo era stata mostrata l'immagine di una sola camera a gas a Dachau, nel 1960 Martin Bosdat, autore, uno studioso ebreo, smentisce l'esistenza di camere a gas a Dachau. Quindi l'unica prova addotta nel processo di Norimberga, quando ancora non si parlava di Auschwitz appunto, viene smentita nel 60 da questo studioso. Un'altra autrice studiosa ebrea, Olga Volmer-Bigot, nega l'esistenza di camere a gas ad Auschwitz. Nel 1982 si svolge un convegno alla Sorbona. Forisson, che è un ex docente universitario alla Sorbona di Salvillone, viene allontanato, era stato già espulso credo dalla Sorbona. Si svolge un convegno per contestare le tesi di Forisson, ma non c'è nessun accenno alle camere a gas e nessun documento viene mostrato sull'ordine presunto di Hitler. Nel 1988 un altro studioso ebreo, Mayer, ricorda che le fonti per lo studio delle camere a gas sono rare e dubbie,
e così anche Eric Conan nel 95, nel 96 Jacques Baynack, un altro studioso, parla di assenza di documenti, di tracce o di altre prove materiali, e però aggiunge però io ci credo, cioè praticamente anche se mancano documenti per altri motivi, aggiunge questo studioso, è appunto credibile questa tesi. Apparentemente il libro che più appunto in Italia, di una studiosa italiana che più avalla la tesi dell'esistenza delle camere a gas, è questo libro di Valentina Pisardi, L'irritante questione delle camere a gas. Però se uno poi lo va a leggere scopre che in realtà la studiosa non affronta la questione in sé, ma perché dice, a pagina 2 dell'introduzione, ritengo che una simile operazione di smontaggio storico sia già stata effettuata con successo da vari autori, fra cui Pierre Vidal, i quali hanno più a riprese dimostrato l'infondatezza delle ipotesi interpretative di Racinier, cioè questo ex militante della Société, deportato di sinistra, eccetera, che per primo autore della menzogna di Ulisse, che per primo aveva sostenuto l'inesistenza delle camere a gas, si è messa alla prova dall'evidenza documentaria. La Pisardi non affronta questa questione, affronta, come dire, quella che lei chiama le strategie persuasive messe in atto dai negazionisti, analizzando il metodo interpretativo adottato nella lettura dei documenti storici. Quindi il suo è un discorso più metodologico, che analizza appunto come i revisionisti affrontano la questione, non il quid, non la questione. E per esempio più avanti nel suo libro ecco un modo in cui affronta criticamente quelle che lei chiama le strategie persuasive. Cita un testo di Arthur Booth, che è uno storico appunto che ha negato alla fine l'esistenza non dello sterminio, ma prima ancora del fatto concreto dell'esistenza delle camere a gas. Arthur Booth è un maestro di quest'arte di gettare fumo negli occhi del lettore. Nel suo libro L'uso massiccio di citazioni, attenzione, tratte dai documenti storici originali, svolge il duplice obiettivo di conferire al testo un'apparenza di serietà storiografica, e per certi versi The Oxford of 20th Century colpisce con una caricatura del testo a vocazione scientifica, e di paralizzare il lettore che, stordito dalla vertigine dei rimandi, rinuncia a farsi largo da sé nel quadro dei riferimenti ad altri testi e chiede aiuto all'autore, il quale benevolmente lo prende per mano per accompagnarlo lungo il percorso di lettura da lui prescelto. Io non so, ma mi pare che questa affermazione sia molto assurda, perché uno storico, quando si trova di fronte a un problema storiografico così delicato, non deve far altro che ricorrere a un uso massiccio di citazioni, di documenti originali. È quello che fa Booth, è quello che fa Mattonio, il quale ha scritto un volumone così alto su appunto la questione delle camere a gas, smontandolo a suo dire. Però è chiaro che non si può accusare uno storico di affidarsi a delle citazioni di documenti e a metterle in gran quantità. Anzi, questo tipo di metodo non è una strategia persuasiva, è la metodologia classica dello storico. Poi si può essere come Faurisson, che assolutamente, come dire, ha capacità sicuramente di sintesi e nel giro di mezz'ora di videoconferenza spiega la sua tesi. Si può essere più prolisso come Mattonio, che scrive un libro di varie centinaia di pagine, ma il problema metodologico è quello, cioè la metodologia corretta è quella di citare. E voler accusare di stordimento, come dire il lettore si stordisce, è un modo alquanto strano. Del resto la Valentina Pisardi aggiunge anche che appunto per esempio gli storici revisionisti negano all'altro, con la A maiuscola, no? Lo storico ufficiale, lo storico sterminazionista, il diritto di esporre compiutamente le proprie
argomentazioni, quindi viene desoggettivizzato lo storico e quindi insomma questo sarebbe un problema. Anche questo mi pare un'argomentazione abbastanza peregrina, perché è chiaro che la polemica la si fa anche nei confronti di uno storico che ha detto A, B, C, D e si cerchi di smontarne diciamo la tesi. In un altro passo, sempre la Pisa, ti dice ma poi fra loro i vari revisionisti si titolano, cioè si dice il professor Forissoni, il professor Irving, ma questo è il metodo contrario usato per esempio da Dalla, che sottolinea che invece Forissoni non è stato professore, ma era un filologo e non era uno storico, e che Irving non è uno storico accademico, cioè non fa parte dell'accademia. Ma queste è ben comprensibile, sono tutte polemiche secondarie. Peraltro un filologo che è uno studioso dei documenti in letteratura, magari della veridicità di quei documenti, ha tutti gli strumenti critici, delle volte molto più dello storico divulgazionista, diciamo, che non magari uno storico che non si è occupato di questo aspetto metodologico. Essere un filologo vuol dire essere molto preciso e quindi capire che una determinata foto, per esempio anche un documento fotografico, di alcune centinaia anche di cadaveri, qualcosa di orribile che fa rivoltare lo stomaco, però non vuol dire che siano stati uccisi, e di fatti non esistono i colpi da fuoco, almeno in alcune foto, ma esistono questi cadaveri macilenti accumulati l'uno sull'altro, e non vuol dire soprattutto che 300-400 cadaveri vogliono dire 6 milioni. Ma noi siamo portati emotivamente, giustamente, invece a dire oddio è orribile, e questi 6 milioni è vero, no? Quindi non è detto questo gioco di delegittimare l'avversario dicendo ma tu non sei un vero storico, oppure tu sei un filologo, tu mi desoggettivizzi, eccetera, è qualcosa che si fa normalmente dalle polemiche storiografiche, e quindi è secondario rispetto al quid. Esistono o non esistono le camere a gas? Ripeto, appunto, la Pisati non risponde volutamente a questo problema, e questo libro è un libro, come dire, di carattere metodologico, che affronta le strategie persuasive, come la Pisati chiama diciamo, il modo di esporre dei cosiddetti revisionisti dell'olocausto, appunto, e non il quid della questione. A un certo punto la Pisati lamenta anche il fatto che gli storici revisionisti non hanno il coraggio poi di confrontarsi con gli storici veri. Lo dice, adesso non mi ricordo dove, ma in una di queste fotocopie che vi ho dato, probabilmente l'ultimo foglio, però devo dire che nel 2007 io stesso invitai e mostrai l'email per il video appunto che avevo mandato alla collega Pisanti di venire a discutere assieme a Forissoni appunto la questione, ma lei rifiutò. Quindi insomma probabilmente secondo le situazioni insomma, c'è chi rifiuta da una parte e chi dall'altra. Comunque è gratuito affermare che i revisionisti non vogliono appunto il confronto. Allora tutto questo ci richiama che cosa? Il libro di Dalla, che è Gli assassini della memoria, nel quale libro a un certo punto, a pagina 227, voi lo trovate qui, tagliando corto con le citazioni, Dalla che scrive: bisogna osservare infine che le installazioni criminali, cioè le camere a gas stesse, sono state sistematicamente distrutte dai nazisti. Quindi in pratica quella prova di Dachau, camera a gas presentata a Norimberga, lo stesso per quel che riguarda la camera a gas esistente eventualmente ad Auschwitz, è lo stesso Dalla che dice che non esistono prove documentali, cioè non esistono più i resti, perché i nazisti li avrebbero distrutti durante
la ritirata, tra l'altro ritirata compiuta con con migliaia sicuramente di deportati che, anziché aspettare l'arrivo dell'Armata Rossa ad Auschwitz il 7 gennaio del 1945, avevano preferito tornare in Germania, il viso compreso, assieme ai nazisti. E quindi non esiste alcuna prova, e allora qual è il discorso di Dalla? Che è la memoria, cioè il fatto che i deportati hanno la loro memoria di questi eventi e quindi a queste cose noi dobbiamo fare attenzione. E qui ritorna il discorso appunto della necessità poi di incrociare la memoria con di verificarla con documenti scritti, o se non sono documenti scritti con documenti ufficiali. Allora, da questo punto di vista, io adesso non vi dico che questa è la verità, ma se voi andate a scorrere la letteratura revisionista trovate tutta una serie di documenti originali tratti dagli archivi tedeschi nazisti, in cui quegli edifici che vengono indicati da alcuni storici appunto sterminazionisti come camere a gas, in realtà vengono classificati nel documento come camere, non so, di disinfestazione, oppure come edifici adibiti ad altro uso, no? Non voglio dire qual è la verità, ma comunque sicuramente, diciamo, come bilancio conclusivo di questa questione, insomma, sono stati più i passi in avanti compiuti dai critici dell'esistenza delle camere a gas che non dagli storici, diciamo, ortodossi. Fatto salvo l'episodio storico di camion addetti o di un episodio di vagoni, insomma di camion, ma non di in cui sarebbero stati ingassati appunto dei deportati prima ancora di arrivare appunto a destinazione. Quindi da questo punto di vista il dibattito è aperto. Io vi ho dato alcune indicazioni generali, ma non vi non voglio concludere la questione. È una questione che ciascuno di voi può affrontare da solo. Termino veramente in modo rapidissimo con la questione della cifra dei 6 milioni. Anche qui il panorama è vario. In un'intervista del 1982 al Corriere della Sera, Forisson tirò fuori la cifra assolutamente bassa di 150.000 vittime ad Auschwitz. Un altro autore come Prof. Garodì, autore dei miti fondatori dello Stato di Israele, parla di 700-800.000 morti, uccisi, diciamo, nei campi di concentramento. Altri ancora parlano di 2-3 milioni, tra cui uno storico ebreo che è alla testa di un istituto di storiografia di cui adesso non ricordo il nome, l'ho pubblicato nel dossier sul sionismo della Lente di marzo del 94, ma la targa di Auschwitz è stata cambiata in tempi abbastanza recenti, qualche anno fa, e la cifra dai 6 milioni è scesa, mi pare, a 3 milioni o qualcosa del genere. E questo documento che qui vi ho dato in fotocopia è un documento della prima guerra mondiale, e si può notare come anche allora non soltanto appunto si lamentava la crocifissione degli ebrei. Questo termine è curioso, crocifissione. Noi abbiamo avuto uno studioso, Luigi Copertino, che ha partecipato anche al convegno La storia imbavagliata, che ha tirato fuori una tesi che tra l'altro anch'io nella introduzione al convegno avevo sostenuto, e anche in generale nella presentazione del master del 2007, e cioè che la questione è diventata una questione religiosa, di concorrenza religiosa, cioè nella lotta plurisecolare tra il cristianesimo e l'ebraismo a un certo punto c'è stato bisogno comunque, al di là se il fatto è vero o no, della creazione di una crocifissione, appunto, di un episodio che potesse essere paragonabile dal punto di vista mediatico e dal punto di vista della presentazione al pianeta intero
questione ebraica di un intero popolo, cioè appunto una crocifissione appunto degli ebrei in quanto popolo. C'è dietro il discorso del Messia collettivo, c'è dietro il discorso appunto di quella che è la religione ebraica, di quella che è un po' una visione religiosa dell'evento storico, dello sterminio e delle sofferenze degli ebrei della seconda guerra mondiale, che indubbiamente ci sono state. Ma questo documento non soltanto parla di crocifissione, ma riporta di nuovo la cifra dei 6 milioni, da cui l'ipotesi che avanzai credo già nel 2007 che si tratti di una sorta di numero, come dire, con una valenza cabalistica, perché non si capisce perché bisogna sempre ripetere 6 milioni e non ne bastano i 3 milioni e mezzo che sono già una tragedia immane, o gli 800.000, o non basta, come dire, la criminalità in sé del nazismo, in sé, nel senso poi da verificare nei fatti, che sicuramente perseguitava gli ebrei e li voleva espellere appunto quantomeno con un'operazione gravissima di pulizia etnica dalla Germania. E quindi concludo dicendo che il problema ovviamente è ancora aperto, che è esagerato parlare, come ha parlato Forisson a Terra, di vittorie ormai certe assodate del revisionismo, nel senso che quei dati conseguiti, appunto tutte le citazioni delle ammissioni dei nemici, avversari, dei cosiddetti revisionisti, ci sono, ma è chiaro che questo dibattito è destinato a continuare. Il problema è affrontato la questione separando l'opinione, che può riguardare anche la questione palestinese, che appunto, come ci dice Norman Finkel, se è utilizzata anche a fini politici, ma separare queste opinioni che sono legittime in tutti, anche chi poi afferma l'olocausto c'è stato, lo sterminio sono 6 milioni, separare fatti e opinioni, studiare con attenzione i documenti, senza prevenzioni a prioristiche nei confronti dell'uno o dell'altro studioso, dell'una e dell'altra tesi, e quindi il messaggio che vi do è appunto questo, che la questione è aperta, che la questione è una questione anche politica, perché interferisce pesantemente nel dibattito politico relativo alla questione medio orientale, che investe la questione metodologica degli storici dal punto di vista delle fonti orali, della verità o meno dei appunto di documenti di qualsiasi tipo, documenti d'archivio o documenti fotografici, che però insomma e questo forse è la miglior prova, una volta, o comunque una prova in più, diciamo, a favore delle tesi revisioniste, che è assolutamente incredibile che, come ai tempi dell'Inquisizione, secondo il titolo di un articolo, di un'intervista o di un articolo di Sergio Romano sul Corriere della Sera, non è concepibile che chi, fra l'altro argomentando o comunque anche parlando al bar, no? O facendo una battuta nel consiglio di classe, dice io non credo a questa cosa, credo invece che siano state 300.000 le vittime, credo che le camere a gas, non è concepibile che venga sanzionato come il povero professor Balbo a Roma, 6 mesi di sospensione dall'insegnamento, con i cronisti di Repubblica che l'anno dopo la sua sospensione, perché aveva osato dire in consiglio di classe appunto qui si fanno troppi viaggi ad Auschwitz, cioè esiste un problema poi di studiare prima la questione. L'anno dopo, al rientro a scuola, c'era il cronista di Repubblica, il vero e proprio aguzzino, che andava lì a intervistarlo come si sente professore, e poi riferiva alle battute anonime di studenti anonimi a non ce lo vogliamo a scuola e così via. Voi capite che questo tipo di linciaggio e questo tipo appunto di persecuzione, che poi in Germania diventa anche arresto, è qualcosa di assolutamente inconcepibile. Quindi da una parte dovete studiare per conto vostro, al di là delle cose che vi ho detto io, perché io vi ho presentato in generale un panorama di questioni, anche dicendo qual è la mia opinione rispetto appunto alla lesione delle camere a gas o agli altri problemi, al seminazionismo, alla pianificazione dello sterminio, e dovete essere voi soggetti a, diciamo, studiare la questione se vi va, o comunque a mantenere aperta la finestra del dubbio, lasciando parlare praticamente, ascoltando tutti, no?
Quindi questa è una questione che dobbiamo affrontare, che è assolutamente, come detto all'inizio, interna al percorso del master in vicino e al Medio Oriente.